la miglior barca a vela per navigare in solitaria. Qual è secondo voi la miglior barca a vela classica per navigare in solitaria senza un intruso a bordo che vi distolga da quello che è il momento più bello del mondo, quello che aspettavate da sempre? Nell'episodio di oggi, ragazzi, vi farò vedere delle belle barche, anzi bellissime, barche adatte alla navigazione in solitaria. Quindi oggi è vitale che tu rimanga incollato a questo video fino alla fine, perché se stai cercando una barca per navigare in solitaria, so che comprerai una di queste. No, non mi sbaglio. Ti metterò addirittura gli annunci che ho trovato di queste barche e quindi basterà fare un click per realizzare il tuo sogno. Non ci credi? E voglio dirti anche di più. Io so già quale di queste barche tu comprerai. Lo so, ormai vi conosco. Quindi oggi vi dirò tutto quello che dovete sapere se state cercando una barca per navigare da soli, per prendere il mare completamente da soli. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every seed's a delight. E qua certamente non siamo soli però. Quindi io vi ringrazio per tutti i like, per tutti i commenti e per tutti i nuovi iscritti. YouTube quindi consiglia al mondo i nostri contenuti. E questo deve essere un grande vanto per tutti noi, ragazzi. A prova di tutto questo c'è il fatto che questo video me l'avete chiesto voi. A prova del fatto che siete voi i veri autori di questo programma, di questa trasmissione. Questo è incredibile. Questa è una dote di YouTube. E ora andiamo al video di oggi. Ragazzi, ci sono delle regole in mare. Io mi sono ispirato molti anni fa a un marinaio, Lady Kay, americano, che sostiene che a bordo ci devono essere due regole essenziali per navigare in solitaria. La prima di queste: fai in modo che nella tua barca non ci sia mai acqua. Non imbarcare acqua, non portare acqua a bordo. Fai in modo che non entri acqua a bordo mai. Questa è la prima regola, secondo questo mio amico americano, e adesso lo è anche per me. La seconda regola, fondamentale quanto la prima, forse ancora qualcosa di più: fai in modo che qualcuno non sia mai nell'acqua. Fai in modo che se viaggi in solitario tu non sia nell'acqua, mentre nella tua barca non rimane nessuno. Perché? Perché nessuno farà una virata a 180 gradi per venirti a recuperare, come si insegna quando si fa la patente nautica. Nessuno verrà, quindi rimarrai lì in balia del tuo destino, del mare e di te stesso, solo in mezzo al mare, mentre la tua barca a vela se ne va. Fai in modo di non cadere mai da una barca a motore o una barca a vela. Assicuriamoci allora che le barche che vedremo oggi diano quelle garanzie necessarie affinché questo non debba accadere mai. Cosa servirà quindi a una barca a vela per viaggiare in solitaria come prima regola? Servirà che abbia un pozzetto sicuro, una battagliola molto resistente, delle zone ampie dove stendere delle lifeline, dove poterci sempre agganciare attraverso un moschettone d'acciaio resistente quando ci spostiamo e ci muoviamo sulla barca, i pulpiti di poppa e prua molto resistenti alla pressione, ma non solo, capaci anche di ingabbiarvi in totale sicurezza e che abbiano le condizioni di sicurezza necessarie a risolvere un problema velocemente, come una calata molto accessibile a una zattera di salvataggio che dovrà praticamente autocalarsi in solitaria da sola, magari con un semplice gesto della vostra mano. Sotto la coperta spazi che ci permettano di essere rapidi, quindi degli open space, degli spazi aperti, per andare al timone velocemente se succede un'emergenza, se c'è un allarme che suona, quindi non angoli dove sbattere, una dinette comoda dove dormire a ridosso del pozzetto per prendere subito mano al timone, la possibilità di avere un pilota automatico capace di sostituirvi, delle attrezzature di coperta capaci di sostituire dei marinai, come winch attivi e ben posizionati in tutta la barca, perché quelli saranno le vostre braccia. Queste sono condizioni necessarie, assolutamente necessarie. La barca a vela non potrà essere enorme, 45, 50, 60 piedi, perché? Perché le manovre, i disormeggi, la vivibilità, qualsiasi cosa è molto complessa in una barca così grande. Per stare in equipaggio ridotto, per stare in solitaria, ci vuole una barca a vela piuttosto contenuta, ma non così piccola da non navigare in altura, in oceano.
Quindi servirà una barca zavorrata, una barca che abbia un dislocamento almeno di 10 tonnellate. Si dice che una barca a vela che debba prendere l'oceano deve essere superiore 10-15 tonnellate. Non a caso una barca a vela, se la si acquista per fare l'oceano, la si zavorra se non ha abbastanza peso. E quindi deve avere dislocamento importante, 10 tonnellate e più, e non deve essere troppo grande. Quindi io e molti altri marinai sostengono che la barca a vela migliore, la misura migliore per navigare in solitaria sia tra i 34 piedi ai 38 piedi, diciamo. Già 40 piedi è ingombrante. Quindi oggi ho fatto una selezione importante di annunci trovati oggi sul web per un budget medio, non altissimo, medio, molto inferiore ai 100.000 euro. Ma la prossima volta sto già preparando un video di barche a vela per viaggiare in solitaria molto economiche. Ed è per questo che se volete vedere anche quel video rimanete con me, ma soprattutto iscrivetevi al canale, mettete un commento e ditemi cosa volete. Fatelo, iscrivetevi al canale. Andiamo a vedere queste meravigliose barche. Ho cercato annunci con quello che mi avete chiesto. Barche a vela adatte a viaggiare in altura e in solitaria. E l'ho trovata, al prezzo che volevo io. Ed è un altro Albert Grassi, ragazzi. 34. Una barca a vela che vi ho presentato più volte, mai in questa misura, ma ve l'ho presentata tante volte perché è sicura. Murate altissime, spazi vitali funzionali, perfetta. 34 piedi per viaggiare in solitaria. Andiamo a conoscerla. Albert Grassi, ragazzi, 34, 10 metri e 28 centimetri. Motore Volvo Penta M2, una garanzia. Ore di lavoro del motore 2324. Categoria Sail Cruising, ovviamente. Anno 1995. Quindi con questo investimento vi porterete via una barca a vela praticamente perfetta per la navigazione d'altura, ma soprattutto molto adatta alla navigazione in solitaria. Perché? Lo vedete tutti, ha tutte quelle caratteristiche di cui vi ho parlato prima. Quindi basta scendere sotto coperta per capire. È praticamente un open space. Ci vuole sempre la cucina d'angolo di rimpetto subito al tavolo da carteggio. Tutte situazioni che vi torneranno molto utili quando dovrete navigare in solitaria. Perché? Perché come vi ho detto non ci saranno ostacoli quando dovrete velocemente portarvi al timone per risolvere un problema o un'emergenza. La dinette sarà comodissima e ci saranno spazi ovunque dove poter riposare per un microsonno durante una lunga navigazione in solitaria. Una cosa che vi tornerà molto utile specialmente a un uomo sopra gli 80 kg. Il passauomo deve essere gigantesco, deve essere molto grande per essere accessibile, perché probabilmente non avete minima idea di quante volte potrà tornare utile un passaggio da quel piccolo spazio per ritrovarvi subito sul ponte, subito a regolare le vele, subito a risolvere un'emergenza. Ma anche per la comodità, quante volte io sono uscito da quella parte. Questa barca sembra fatta apposta per navigare in solitaria. Porte molto grandi dove passerete comodamente, vi ho detto, non vi incastrerete mai. Non ci sono quei loculi, quelle cabine inaccessibili. Qua saranno spazi veramente vivibili. Vi potrete muovere per la vostra barca quasi come essere in un mini appartamento in una grande città. La cosa importantissima è anche il bagno, anche quello immediatamente raggiungibile ovunque. Il bagno finestrato, che quando viaggiate in solitaria comunque potete avere un occhio di controllo sulla situazione che accade fuori. Ed è vitale, ragazzi, per viaggiare in solitaria. 4 scalette e siete in pozzetto, un salto e siete fuori, il timone è lì, a vostra portata di mano, magari con il telecomando del pilota automatico in mano. Con quella barca, ragazzi, salpate soli domani da Trieste e arriverete in Grecia senza nessun problema. Questa barca a vela ve l'ho già presentata sul mio canale, non in questa misura, perché questa è adatta a viaggiare in solitaria. Di solito sono molto costose, molto ricercate e molto ambite, ma ho trovato l'annuncio che fa per voi. A questo prezzo, ragazzi, forse è il massimo che potete ricevere da quel cantiere. Lei è lo Swan 36. Andiamo a conoscerla. Questa meraviglia, perché è una meraviglia, ve l'ho trovata a 89.000 euro. È un prezzo pazzesco per uno Swan, ragazzi, veramente. Motore Volvo Penta, 30 cavalli. Ore 2200, sono come 150.000 km su una BMW. I piedi sono 36, quindi sono 11,16 metri.
Anno di costruzione 1990, categoria sempre Sail Cruiser. Swan 36, una barca pazzesca, ve lo dico semplicemente pazzesca. Come potete vedere, la comodissima copertura in teak ricopre tutto il ponte della barca. Ma una cosa alla quale dovete prestare veramente molta attenzione sono questi rinforzi del pozzetto, praticamente queste bordature importanti che consentono, come dicevo prima, di rimanere ingabbiati, protetti, sicuri nel grande pozzetto. Ed è importantissimo. Una battagliola, un pulpito di poppa che praticamente non lascia nessuno spazio alla fantasia. Cadere da questa barca in pozzetto è praticamente impossibile. Dicono di questa barca che è una delle barche che ha i winch meglio distribuiti, ricoprono praticamente ogni spazio vitale dove dover utilizzare questi argani, questi paranchi, i winch insomma, che ci aiutano tantissimo. E averli sull'albero non vi dico quanto è comodo, è la prima volta che ho dei winch sull'albero sulla barca che ho adesso e sono assolutamente vitali. Rollafiocco ovviamente, e una cosa che non vi ho detto ancora è quanto sia importante avere un salpa ancora elettrico. Voglio vedervi da soli, in rada, magari sotto un rinforzo di maestrale, in una bella caletta sarda dove un vento attraverso spinge fortissimo e la vostra barca scardoccia. Tirare su 30 metri di pesantissima catena mentre la vostra barca rischia di andare a scogli o di abbattersi contro le altre barche in rada. E voi da soli, senza poter mettere mano al timone. Ecco, con un telecomando in mano, allora risolverete il problema. Schiaccerete il pulsante e la vostra catena e la vostra ancora, come per magia, verranno issate a bordo dal salpa ancora elettrico, mentre voi starete comodamente con le mani sul timone e soprattutto sulla manetta per controllare direzione e movibilità della vostra barca. Vitale, importantissimo. Sugli svan non c'è nessun fronzolo, nessuna cosa inutile, nessuna avvolgiranda per esempio, anche se ho da dire qualcosa sulla avvolgiranda. È vero che negli anni 90 era pericoloso, è vero che sono successe tragedie perché non si riusciva a disarmare la randa in emergenza quando questa antica tecnologia la faceva incastrare. Era molto pericoloso, ma è anche vero che gli avvolgiranda moderni ora sono molto diversi e questo non succede più. Però lei non monta avvolgiranda, non monta winch elettrici, non ha dispositivi ultramoderni, ma tutto ciò che ha è perfetto per le grandi navigazioni. Perché vedete, anche un winch elettrico dipende da un impianto elettrico e se ci sarà qualcosa che va male non ci sarà un marinaio lì a darvi una mano quando ci sarà un'emergenza da risolvere. Quindi meno elettronica c'è, meglio è per chi viaggia in solitario. La stessa cosa delle altre barche vale anche per questa quando si scende sotto coperta. Anche in questo caso praticamente è un open space con passaggi ampissimi, porte di passaggio ampissime, passauomo grandissimi, finestre in bagno, finestre dappertutto, che vi consentono di avere sempre un occhio di controllo anche quando c'è qualcosa che non va, anche quando c'è qualcosa che vi costringe più a lungo del solito al bagno. Dai, parliamoci chiaro, questo può succedere in barca. L'enorme tavolo inquadrato sarà battibile, in prossimità del tavolo ci sarà una dinette che potrete utilizzare per rimanere là, dove la barca bascula e rolla meno. Facilissimo, fantastico. Il tavolo si abbatterà quando non avrete ospiti, sarete soli, quindi lo spazio sarà aperto. Anche qua, la cucina sarà ad angolo, tutto accessibile. E in questo enorme lavello potrete lasciare i piatti da lavare, perché non ci sarà nessuno a dirvi lava quei piatti, e così lo farete quando ne avrete voglia. Il tavolo carteggio sarà proprio lì, così da poter contemplare le mappe mentre avete un occhio sul timone. Queste sono cose assolutamente vitali, ragazzi. Non ci saranno punti e spigoli dove vi incastrerete e potrete comunque raggiungere il pozzetto molto velocemente. E poi stiamo parlando di uno Swan, ragazzi, una barca costruita per prendere il mare, per tenere il mare, per fare lunghe navigazioni. Avrete modo di cucinare con gli occhi nel pozzetto. In questo caso, ragazzi, stiamo parlando di una barca vera sopra gli 11 metri, che in solitaria è praticamente una nave. Spazi di stivaggio ovunque, una barca ordinata è una barca sicura, ve lo assicuro. Una barca che definirei semplicemente pazzesca e adattissima a viaggiare in solitario. Ho studiato molto, ho dato sfogo a tutto quello che è la mia conoscenza e non nego che è stato difficile trovare delle barche che avessero tutte queste caratteristiche.
Tra le più importanti c'è il fatto che ci sono molte cose che non considerate nel navigare da soli. Una di queste è un esempio che vi faccio adesso, pratico. Dopodomani finalmente sarò in barca. Sarò sul tappo Corona e dovrò caricarlo. Dovrò caricare a bordo il tender, dovrò caricare a bordo la cambusa e, come vi ho già anticipato, dovrò caricare a bordo dei nuovi accessori che mi consentono di fare quel grande giro dei marina che vi ho promesso per creare la mia guida. I nuovi accessori sono funzionali. Praticamente c'è un'azienda fantastica che ha deciso di spedirmi delle batterie al litio da 100 ampere. Pensate, questa è Power Queen, è una sorpresa anche per me, è bello che ci siano queste incredibili aziende molto innovative che pensano a me, è molto bello e guardate che roba. Loro mi hanno detto non serve che fai unboxing, basta che fai vedere l'efficienza di queste batterie. Vedete? Arriva con le istruzioni, ma guardate che roba, anche il packaging è ordinato perché ragazzi, questi sono tedeschi, Ed eccola qui, mamma mia, che bella! Guardate ragazzi, no, bellissima! L'avevano detto che mi mandavano le più belle, ne ho due ovviamente, però sono pesanti, ma neanche troppo pesanti, vedete? Quindi, ma guardate la bellezza! Questa è la batteria perfetta per una barca a vela. Due di queste batterie, una per i servizi e una per il motore. Comunque, gran figata, voglio farvela vedere perché è bellissima. Questa batteria, quindi ragazzi, batteria al litio, sempre, tutta la vita, come i vostri cellulari, come tutto quello che si usa oggi e va a batteria. Però queste nuove batterie, questo nuovo concetto, andate sul sito, vi metto il link in descrizione, attaccate a un impianto efficiente con pannelli solari sulla vostra barca, è praticamente perfetto e indistruttibile. Mi raccomando, andiamo avanti con il nostro video. Da sabato, che sarò in barca, vi farò vedere il montaggio di queste batterie, la sostituzione praticamente. Partiremo con la barca per questo lungo viaggio e vi farò vedere la differenza di efficienza che c'è tra queste batterie e le mie vecchie relativamente nuove batterie. Non solo, ho comprato molte altre cose che andranno caricate in barca. Immaginate se fossi da solo. Tirarmi su due batterie da 100 ampere e queste al litio sono molto grandi. Pensate al peso di salire a bordo sulla mia barca, magari dal tender, trasportarle su. Quindi una cosa della quale ci dobbiamo preoccupare sono i mezzi che ci aiuteranno a fare queste cose. Quante volte andrete a far cambusa? Quante volte dovrete salire a bordo con 50 litri, una tanica di carburante da 50 litri? Serviranno dei palanchi, serviranno delle gru. Una cosa della quale mi preoccuperei è che questa barca abbia le gru per issare per esempio il tender, perché tirare su un tender non è facile. Ah, ma io lo faccio con la drizza dello spinnaker. È complessissimo ragazzi, ma veramente complesso. Incoccarla, issarla tramite winch e drizza dello spinnaker. La gru invece è un secondo, è un attimo, raccoglie il tender e lo tira su. E ogni volta che siete in rada, ogni volta che sbarcate per andare a far cambusa, ogni volta che scenderete e utilizzerete il tender per andare a visitare quella spiaggia, da soli, sarà un attimo amarrare il tender, ma veramente un attimo. Quindi, se viaggiassi in solitaria per un lungo viaggio come quello che sto per intraprendere adesso, allora mi preoccuperei che la mia barca avesse dei palanchi e delle gru. Ma passiamo alla regina, ragazzi. Vi ho già detto, io so quale barca a vela comprerete oggi. Ho trovato un annuncio pazzesco. Ve ne ho già parlato di Dufour, vi ho parlato 1000 volte. Perché Dufour? Perché quello esperto in marina c'ha sempre un Dufour, c'era sempre, davvero, è sempre quello più bravo che ha il Dufour. Perché se ne intende, perché è una barca a vela che non infiltra, perché è una barca a vela che fa girare l'aria da sola, perché è una barca a vela perfetta. Vi ho anche detto che non è la mia linea preferita, ma questo in questo caso è bellissimo. È il Dufour Classic 36 ed è perfetto per la navigazione in solitaria, semplicemente perfetto, perché dispone di tutto. Vi faccio vedere l'annuncio al prezzo incredibile che l'ho trovato e quindi andiamo a scoprire il perché è il Dufour Classic che probabilmente farà perdere la testa a molti di voi e so anche che qualcuno di voi lo comprerà. Ragazzi, a scanso di equivoci io non guadagno niente. Io vado alla ricerca sul sito dove di solito navigo io per comprare le barche e per vedere le quotazioni e vi metto quali sono secondo me i migliori annunci. Non guadagno assolutamente niente, sono solo consigli
spassionati che vi do. Ragazzi, per realizzare questi video ci vuole molto impegno, risorse, tempo, denaro. Io non ho mai chiesto niente, però tutto questo è possibile, riesco a realizzarlo grazie ai vostri commenti, al vostro pollice in alto, il like praticamente, e al fatto che vi iscriviate al canale, così YouTube vede che siamo una comunità forte. Questo mi fa andare avanti, questo mi permette di andare avanti. Per me è vitale che voi commentiate e che magari mi indichiate quali di queste barche a vela potrebbe essere la migliore. Vi darò informazioni. Avete visto qual è il sito? Andate, scrivete il nome della barca e vi indirizzerà su quell'annuncio, se volete quella barca. Altrimenti parlate, scrivetemi, commentate. Non è bellissimo tutto questo? È bellissimo. YouTube è bellissimo. YouTube ci ha premiato. YouTube ha detto che siamo forti, che siamo una piccola città di 10.000 persone che non ha paura di nulla e che soprattutto sta facendo qualcosa di veramente nuovo. Tante persone hanno scelto di entrare in questo mondo grazie ai video di Giorgio il Mare e questa è l'emozione e la busta paga più immensa che potesse arrivarmi. Anche per oggi è tutto e soprattutto iscrivetevi al canale perché il prossimo video sarà una potenza, sempre in navigazione in solitaria ma con barche economiche e vi metterò gli annunci. Ciao marinai, a presto, ciao da Giorgio e il mare. Cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touching clouds above. Valleys below, filled with whispers of love on this road.